Oggi mi trovo all'Aoya Sojinja, un santuario shintoista con 1200 anni di storia a Itoyoshi, Kumamoto, nel sud del Giappone. Siamo qui per assistere ad una dimostrazione di arti marziali per il 450 anniversario della fondazione della Taisha-ryu, una delle scuole di combattimento più antiche tramandate ancora oggi. Artisti marziali dal Giappone e da tutto il mondo si sono qui riuniti per questo grande evento. Edificato nell'806 d.C., lo Aoya Sojinja è riconosciuto come tesoro nazionale giapponese. Per la Taisha-ryu, celebrare qui il 450 anniversario della sua fondazione ha un significato particolare. 守り続けられてきた兵法大社流の450周年記念行事ということで、古流の先生方にお集まりいただきまして、国宝青谷阿蘇神社にて古武道演舞大会を開けたってことは、とても私たちにとってはとても嬉しいことで、東流の中で13カ国になります。È un evento unico nel suo genere e per me è un grandissimo onore, così come per tutti gli altri membri del Taisha-ryu. Un momento di incontro, un momento di condivisione, un momento di passione soprattutto, che condividiamo tutti quanti per le arti marziali giapponesi tradizionali. I like to share the passion and the experience and the knowledge that is shared with me, with other people, and that brings me joy as well. Such experience changed the character of a man, of a human being. And I will try to transfer this experience to other people in Greece who want to practice the Japanese martial arts. 私の祖父13代山北もそれは望んでいたことだと思いますので、世界の皆さんに大社流っていうのが知っていただけているということは本当に光栄ですし、またこれからも初めて見たよっていう方が増えてくれるのを望んでいます。I preparativi per la dimostrazione iniziano dalla mattina presto e coinvolgono un gran numero di persone. I nomi delle scuole partecipanti sono stati tracciati tutti a mano. I membri della Taisha-ryu si posizionano all'ingresso per accogliere gli ospiti. Per l'occasione sono state mobilitate anche le giovani promesse della scuola. Gli insegnanti delle varie scuole si intrattengono gli uni con gli altri in attesa della cerimonia di apertura. In tarda mattinata iniziano ad arrivare anche i primi spettatori. Lo Aoya Sojinja fornisce una cornice splendida per questo grande evento, al quale hanno preso parte ben 18 scuole di arti marziali tradizionali. Finalmente la dimostrazione comincia. Come spesso capita, ad aprire le danze sono le scuole di Kyujutsu, il tiro con l'arco. Ciò ha un significato abbastanza simbolico. All'alba della loro storia, l'arco era l'arma principale dei Bushi. Tra il X e il XII secolo, infatti, gli scontri tra schieramenti opposti o duelli singoli tra guerrieri si svolgevano quasi unicamente a colpi di frecce, scagliate a galoppo. Il tutto richiedeva un'abilità fuori dal comune, propria di una classe che faceva della guerra l'occupazione primaria. Via via si succedono le altre scuole, molte delle quali sono tradizioni di Kenjutsu, la scherma, e Iaijutsu, estrazione della spada. A livello temporale si spazia dal XV al XIX secolo, come vediamo da alcuni Shiai Geko, i combattimenti liberi in armatura che caratterizzarono la scherma di fine epoca Edo. Ma la vera protagonista della giornata è la Taisha-ryu, che qui ad Itoyoshi è stata preservata per 4 secoli e mezzo. Ne ho approfittato per fare qualche domanda al maestro Yamamoto Takahiro. 私たちの考えとしては知行合一っていう言葉がありまして、知ることと行うことを等しくする、同じにするっていう言葉があります。例えばですけど、知識だけが先行していって技がついていかないとか、逆に技だけを稽古していってその流派の歴史だったりその知識がないっていうのはやっぱりよろしくないという教えなんですね。はい、だから私たちの中ではその文も武もやっぱり両方をバランスを取りながら勉強していく、稽古を続けていくっていうのが、大社流の考えです。古武道っていうのはとても地味な稽古っていうのが
あると思うんですね。どの流派もですね。素振りとか構えとか、もっと言えばその立つだけ、立ち方とか。例えば私たちの海外も国内もそうなんですけど、門人たちが門を叩くときに地味なことを本当にその人がこうやれるのかっていうのをですね、最初やってもらいます。はい、でそれでそれが好きな人たちっていうのが残っていくのかなとは思ってます。だからもう基本がやっぱり大事です。はい、私の中で日本人とか外国人っていう垣根はないですね。はい、だからうちの門弟たち門人たちにも伝えてますけど、やっぱりこれはもう人と人との付き合いだしですね、もちろん言葉が違ったりとか伝えるのが難しいとかあるかもしれないですけど、今例えばその海外っていう門人に対しても全然変わらないです。で彼らもそれに応えてくれてるなっていうのをすごく感じます。それこそ1万キロとかもっと離れたとこからでも集まってくる門人たちにはもう感謝しかないですね。はい、毎回ヨーロッパの中でこうイタリアに行って、そこから他の国にこう回るっていうのがですねあったんで、イタリアの皆さんとか、はい、もし興味を持ってくださればですね、私たちも嬉しいです。本日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。Così come l'arco ha aperto la dimostrazione, il compito di chiuderla è affidato ai fucili della Inatomi Ryu, una scuola di artiglieria tradizionale. Il pubblico è ovviamente compiaciuto, anche perché si tratta di qualcosa che non si vede tutti i giorni. La giornata termina con un grande banchetto a cui prendono parte tutte le scuole. Un momento di condivisione e di ringraziamento nei confronti della Taisha Ryu per l'organizzazione di un evento impeccabile. A discapito dei suoi 450 anni di storia, ad oggi la Yoho Taisha Ryu è una delle arti marziali tradizionali più in salute che ci siano. Ed in un mondo in cui molte di queste scuole si avviano sul viale del tramonto, non si tratta certo di un caso fortuito. La lungimiranza della caposcuola Uehara Eriko e del maestro Yamamoto Takahiro ha fatto sì che la Taisha Ryu non soltanto rifiorissi in Giappone, ma che stia riscuotendo un grande successo anche a livello globale, soprattutto in Europa. Un approccio all'insegnamento molto moderno, la specifica volontà di mettere gli studenti giapponesi e quelli stranieri sullo stesso piano, come ricordava prima il maestro Yamamoto, ed un continuo scambio di conoscenze tra i vari dojo con molteplici seminari internazionali nel corso dell'anno sono solo alcune delle ragioni per cui la scuola è ben preparata per il futuro. Ma la sinergia tra gli insegnanti e gli allievi della Taisha Ryu è andata ben oltre, come dimostra la recente traduzione annotata del Taisha Ryu Kaichu, letteralmente sciogliere le corde, ad opera del maestro Yamamoto Takahiro e dei suoi studenti Alex Sallera e Georgi Rastev. Si tratta di un'opera incredibile per diversi motivi, e innanzitutto perché l'autore, Nakano Jinue Monshume, era un vassallo del feudo di Nabeshima Saga, lo stesso da cui proveniva Yamamoto Jocho, l'autore dello Hagakure di cui abbiamo parlato in passato. Volendo essere ancora più specifici, sembrerebbe che Nakano sia stato il maestro di spada anche dello stesso Yamamoto. Il Taisha Ryu Kaichu è un vero e proprio trattato militare, storico, culturale, spirituale e letterario del periodo Edo, che ci aiuta a comprendere quale fosse il pensiero dei Bushi del Giappone meridionale agli inizi del XVIII secolo. Un libro unico nel suo genere, che non ha nulla da invidiare ad altre opere più conosciute e pubblicizzate, come lo stesso Hagakure con cui condivide il feudo d'origine. Consiglio a chiunque sia interessato all'argomento di leggerlo. Vi lascio il link in descrizione. Concludo ringraziando la caposcuola di 15ª generazione Uehara Eriko ed il maestro Yamamoto Takahiro per avermi concesso l'opportunità di prendere parte alla cerimonia per il 450° anniversario della fondazione della loro scuola.
Inoltre mando le mie più sincere congratulazioni ad Alex Allera, che avete visto nel video, e Gianluca Polignano per la loro promozione a Shihan Dai, quindi insegnanti certificati della Taisha Ryu. Il mio augurio è che possano far conoscere sempre di più questa bellissima tradizione marziale in Italia e in Europa. Grazie per aver guardato il video e alla prossima!